Salve gente, io sono Luca e questo fantastico video è pensato per le persone che studiano l'italiano come lingua straniera. Uso il verbo studiare in senso lato perché mi riferisco non soltanto a quelle persone che stanno studiando l'italiano all'università oppure in una scuola di lingue in cui si insegna l'italiano, ma in generale mi riferisco a tutte le persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Questo video fa infatti parte della serie di video dedicati alle espressioni idiomatiche che ho pubblicato sul mio canale. Questi video sono pensati per quelle persone che sono già in grado di capire l'italiano, ma che comunque vogliono migliorare il proprio italiano, ovvero, in altre parole, per quelle persone che vogliono parlare bene l'italiano. Qui sotto magari vi metto il link a questa serie di video. Detto ciò, in questo video volevo rispondere a una richiesta che mi è stata fatta da uno degli iscritti al canale. Questa persona mi aveva chiesto qualche tempo fa se potessi spiegare alcuni modi di dire con il verbo mettere. Uno di questi modi di dire era l'espressione mettersi nei panni di qualcuno, o più precisamente mettersi nei panni di qualcun altro, cioè di un'altra persona. Chiaramente noi possiamo dire mettersi nei panni di e poi aggiungere il nome della persona, oppure sostituire il nome della persona con un aggettivo, quindi non sarà più mettersi nei panni di, ma per esempio mettersi nei suoi panni. Quindi io posso dire mettersi nei panni di Laura, oppure mettersi nei suoi panni, che significa suoi, significa di lei. Quindi tenete presente che questo è un verbo riflessivo, mettersi e non mettere, quindi sarà io mi metto, tu ti metti, lui si mette, lei si mette, noi ci mettiamo, voi vi mettete, loro si mettono. Poi possiamo dire nei panni di e specificare il nome della persona, oppure possiamo mettere nei più un aggettivo e poi panni. Per esempio io posso dire mi metto nei suoi panni, oppure mi metto nei tuoi panni. Se invece uso il verbo alla seconda persona singolare sarà tu ti metti nei miei panni, oppure tu ti metti nei suoi panni. Mi raccomando, tenete presente che questo è un verbo riflessivo, quindi il passato prossimo sarà mi sono messo, non sarà mi ho messo, sarà mi sono messo. La seconda persona sarà ti sei messo, non sarà ti hai messo. Questo perché i verbi riflessivi funzionano in questo modo. Una delle forme più comuni di questo modo di dire è proprio l'imperativo, cioè mettiti nei miei panni. Questo per quanto riguarda le forme. Per quanto invece riguarda il significato, allora diciamo subito che i panni in questa espressione idiomatica vanno interpretati come i vestiti. Quindi se io dico a una persona mettiti nei miei panni, letteralmente le sto dicendo mettiti nei miei vestiti. Che significa in senso figurato? Significa prova a immaginare di essere tu al posto mio. Non so se avete presente quei film in cui c'è l'anima di una persona che entra nel corpo di un'altra persona. Ecco, l'immagine è proprio questa, del mettersi nei panni di un'altra persona, cioè immaginare con la propria testa di essere quell'altra persona. Cioè, in altre parole, se io dico a una persona di mettersi nei miei panni, la invito a fermarsi un attimo a riflettere e a pensare per un attimo cosa farebbe se fosse al mio posto. Quando viene usata questa frase? Quando per esempio qualcuno fa qualcosa che secondo noi è sbagliato, noi glielo facciamo notare, gli diciamo, oppure le diciamo ma secondo me hai sbagliato, non dovevi fare così, avresti dovuto comportarti in modo diverso. Questa persona ci può rispondere e vabbè, ho capito, a parole è facile, ma mettiti nei miei panni. Che significa? Significa prova per un attimo a pensare di essere al posto mio. Che cosa avresti fatto tu se fossi stato al mio posto? Cioè, in altre parole, immagina di essere stato tu nella stessa situazione. Cosa avresti fatto al di là della teoria e di quello che dici adesso? Immagina di essere concretamente in quella situazione.
perché poi lo sapete meglio di me che spesso diciamo agli altri hai sbagliato, non avresti dovuto fare così, avresti dovuto fare cosà, però poi magari queste persone si sono comportate in un determinato modo proprio perché erano in una situazione particolare. E quindi se una persona mi dice mettiti nei miei panni, mi invita a cercare di essere più comprensivo, di cercare di capire cosa ha provato in quel momento. Sapete quando noi magari diciamo a qualcuno, però secondo me avresti dovuto fare così, fare cosà, e però magari questa persona ci risponde dicendo sì, lo so che avrei dovuto fare così, però ero in una situazione tale che se l'avessi fatto bla bla bla, no? E allora questa persona ci dice mettiti nei miei panni, significa probabilmente anche tu avresti fatto la stessa cosa se fossi stato nella stessa situazione. Come dicevo, questa è la forma probabilmente più comune, mettiti nei miei panni, quindi un'esortazione. Volendo possiamo dire anche una frase come ma prova a metterti nei panni di Laura, oppure ma prova a metterti nei suoi panni. Anche qui il significato è lo stesso. Se noi magari stiamo criticando una decisione di questa Laura, qualcuno ci invita ad essere più comprensivi, ci dice prova per un attimo a fermarti, a riflettere, prova a pensare cosa avresti fatto tu in quella stessa situazione, perché a parole adesso è facile dire cosa sarebbe stato meglio fare, però in quel momento magari anche tu avresti fatto la stessa cosa. Volendo, ecco, sì, possiamo anche usarla insieme al verbo provare, cioè prova a metterti nei suoi panni, prova a metterti nei miei panni. Ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare è questa, che il modo di dire sottolinea una cosa particolare, perché di solito questo modo di dire, mettersi nei panni di qualcun altro, viene usato quando l'immedesimarsi nella situazione di un'altra persona porta a prendere le stesse decisioni. E quindi di solito il sottointeso è mettiti nei miei panni, anche tu avresti fatto la stessa cosa. Ecco, questo è quanto. Detto ciò, vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.